amici, buongiorno, benvenuti in una nuova ed esilarante settimana. Noi siamo a Riga in Lettonia perché ieri abbiamo corso la 35esima maratona di Riga. Guarda il video di settimana scorsa, te lo lascio qui. Questo è il mood. Oggi torniamo a Dublino, anche se un giretto qua per Riga oggi riusciamo a farlo. Benvenuti! Salutiamo la nostra casetta molto accogliente che abbiamo ricevuto con un... Guardate il video di settimana scorsa. Check delle scale il giorno dopo la maratona, tutto a posto. Non so cosa è successo stavolta, non abbiamo nessun acciacco, nessuno. Guardate che posticino, strade storiche di Riga. Aeroporto di Riga. Quindi come è andata la nostra maratona? Ne parliamo a casa. Arrivati. Ciao a tutti. Segnaliamo questo libro che abbiamo da tipo un paio di mesi ormai. Un mesetto sarà. Libro da prendere assolutamente se vi interessa la corsa, però io non l'ho letto quindi sto solo semplicemente improvvisando. Si chiama Il cammino del runner ed è fatto dal nostro amico Simone Luciani di Esco a Correre. Cioè Simone, non era assolutamente fatto apposta per salutarti. Come? Super consigliato sia che siate dei corritori sia che non lo siate. In alcune parti è molto tecnico, quindi è uno spunto per imparare un sacco di cose nuove e anche per me sinceramente sono rimasta abbastanza stupita perché ti apre un mondo, cioè è proprio un mix tra esperienza personale e proprio delle nozioni tecniche, cioè alimentazione, come leggere magari tutti i dati dell'orologio, come abbozzare magari un piano di allenamento, cioè c'è un po' di tutto. E lo trovate anche su Amazon, non prendiamo nessun tipo di commissione, però per uno dei mentori per il quale noi siamo qua adesso, corriamo, facciamo le cose e questo e altro, lo lasciamo qua. Quindi noi siamo qua per parlare della nostra maratona di Riga. È stata una maratona che ha richiesto un po' di tempo, almeno dal mio punto di vista stranissima, una maratona che mi ha provato tanto. Penso la più sudata. Ho messo un attimo a capire come era andata. Super positiva come sempre, anche se la gara dove ho sofferto di più in assoluto. veramente. L'ho vissuta proprio male questa. In realtà la maratona di Riga non era per niente nei programmi. Il fatto è che la maratona di Roma ci ha lasciato un po' di amaro in bocca e quindi sulla scia di questa cosa abbiamo deciso di trovarne un'altra. Quindi abbiamo trovato la maratona di Riga. Il destino ha voluto che quel giorno diluviasse. Dall'inizio alla fine. Follia perché siamo partiti che avevamo già i piedi zuppi completamente. Sì. Ricordo lo speaker che ha detto: mi raccomando, evitate le pocce dell'acqua. Non era ancora partito, sciac! Ero entrato un piede in una poccia alta così. Sì, evitare le pocce. Martedì 20 maggio c'è stato il sole tutto il weekend, siamo tornati noi. Raga, ma che bella è! Presa di coscienza in questo momento completamente a caso di quello che è stato, di quello che abbiamo fatto. Mi ha lasciato veramente un po' spaesato. Arrivato al traguardo non riuscivo a godermela, ero ancora proprio con la testa totalmente in un'altra realtà. Non ne avevo proprio più, ma penso sia stata soprattutto una cosa di testa, perché poi alla fine, considerando anche come mi sto muovendo, è finita, mi hanno dato la medaglia, di solito è veramente una festa, sereno e tranquillo, ed è la prima volta che mi succede questa cosa. Io non so cosa sta succedendo, ho trovato ben 2 zanzare in casa, una delle quali l'ho proprio appena avuto quello che si meritava, la seconda era qua che volava, non so più dov'è, quindi temo il peggio. Per fortuna ho fatto il video, le zanzare in Irlanda non ci sono. Che cosa sta succedendo? Consapevoli del fatto che le condizioni atmosferiche fossero a sfavore, diciamo, abbiamo mollato qualsiasi ipotesi di fare o di provare anche solo in qualsiasi tempo. Io l'ho presa proprio come è venuta. Io puntavo di nuovo a farla sotto le 4 ore. Ho tenuto il pacer, una persona che corre ha una bandiera sopra che indica il tempo entro la quale finirà la maratona. Tutto benissimo fino al chilometro 30, nonostante l'acqua, la pioggia, tutte queste cose qua. Dopo sono scoppiato di nuovo. Ho avuto un calo di energia, tutto qua, non ce ne avevo. Al 30esimo ho iniziato a vedere che si allontanava, ho iniziato a sentire anche male alla bocca, alla testa così. Io ho detto di andare a star male, non ho voglia. Io la mia teoria sul tuo crollo. Sostengo che, tipo nel mio caso, io muoio
male, ma muoio sempre in modi molto diversi. Invece tu, cioè tutte le varie maratone che abbiamo fatto, succede sempre la stessa cosa. Per 30 km ha una proiezione stragiusta in tempo, anche 36. Negli ultimi 10 km succede sempre qualcosa che ti porta poi a fermarti quasi. Sì. No, io mi sono fermato anche questa volta. Sì. Quindi secondo me è tanto un blocco mentale, cioè tu arrivi lì, basta. Cioè, lo penso anche io, perché finita la maratona, tempo 5, 6, 10 minuti che ho bevuto un goccio d'acqua, mi sono fermato così e poi stavo benissimo. Non lo so, ho fatto 5 piani di scale senza nessunissimo problema. Ma non ho capito, ero morto e adesso sto facendo le scale. Anche il giorno dopo le ho fatte a corse, cioè tranquillissimo. Mercoledì 21 maggio, piccolo spoiler, vedrete in un altro video. Cantiere, taxi, giornata finita. Sono disintegrato. Oggi comunque è giornata un po' criptica perché ho avuto l'ennesimo scazzo da persona che mi sta un po' addosso e oggi l'ho riportato al mio capo e mi ha espressamente chiesto se voglio intraprendere, nel senso, una segnalazione ufficiale. Gli ho detto che per il momento no, perché sono in periodo di prova e non ci voglio di andare in un casino più finito. Quella persona lì io non voglio più avere niente a che fare. È una persona che mi sta praticamente insultando da un mese abbondante, che quasi 2. Quando ho occasione, insomma, rompe le scatole. Questa cosa qua deve finire, per cui mi sta mettendo un po' anche la testa un po' sottosopra, quindi già è difficile perché è tutto nuovo e ci sono un sacco di rotture di scatole, un sacco di cose nuove che devo migliorare. Se poi anche a una persona palesemente disturbata che ogni tanto dovrebbe prendere qualche pillolina in più dai genitori, che a quanto pare l'hanno viziata un po' troppo, rendendola insopportabile. E comunque ecco, niente, adesso è tutto work in progress. È il mio manager che domani le parla a questa persona e vediamo come evolve. Sarò sempre politicamente corretto con questa persona, perché secondo me è lei che sbaglia, in quanto poi questa persona è totalmente insignificante per quello che riguarda la mia vita. È tutta esperienza, come ho già detto in tanti video, cerco di dare il peso giusto alle cose. Qua, essendo un lavoro in Irlanda, una persona non sa stare con le persone, perché comunque ha già ricevuto tanti feedback negativi da tante persone. Io mi faccio i cavoli miei, piscia di nuovo fuori dal vaso, io continuerò a riportarla al mio capo. Cosa può succedere? Mi lascio una casa? Trovo un altro lavoro? Non trovo un altro lavoro? Cambio nazione? Che me frega, cioè. Va bene, non facciamoci rovinare la giornata da queste cose, che è una giornata bella, una giornata calda, sono più di 20 gradi, a stento, sto con la felpa. Guardate che è arrivato. Vado a fare la spesa, consegnare le bottiglie, che tanto perderemo lo scontrino. Guardate che look, tutto sbagliato, cioè tutto. Stai divertendo? Ecco la bottiglia. Io la famiglia che gli voglio bene! Mi fa noto del supermercato. Giovedì 22 maggio, ho sistemato un po' di cose per 759.000 lavatrici dalle maratone, più quelle che erano rimaste lì. Questo weekend poi dobbiamo assolutamente pulire casa, perché non ci sia stati queste settimane qua. Ho messo giusto ieri un post su Instagram, qui ho un po' parlato della maratona. Dicevo ieri alla CRI, più faccio questo tipo di cose, quindi YouTube e esperienze anche come ad esempio la maratona. Abbiamo conosciuto Cosimo, lui praticamente fa questo di lavoro. Più sono a contatto con queste realtà, più mi rendo conto di quanto questo lavoro che sto facendo adesso sia veramente lontano da quello che piace a me. Ed è perfetto avere queste prese di coscienza che non ti fanno mollare. Sto editando, sto pubblicando un video a settimana da ormai quasi 40 settimane, quasi un anno ormai, più tutti gli altri social che stanno iniziando un pochino ad andare. Veramente complicato, considerando gli impegni extra lavoro, cioè, e a me piace veramente tanto. Quindi iscrivetevi al canale, dai, che cioè anche ieri sotto in cantiere, vedi la gente là, cioè io alla fine lavoro da casa, di conseguenza la prendo veramente di rimbalzo tutta la parte che non serve. Io mi vedo quelle persone lì in cantiere, con gli uffici lì, o anche negli uffici quelli grandi, in cui ti fanno finta di essere amici, sono solo alla fine dei colleghi. Li vedo veramente molto tristi tutti e non se ne rendono neanche conto, quindi continuiamo, c'è da spingere, c'è da aspettare e c'è da migliorare in modo tale da riuscire ad arrivare un giorno a dire: ascolta, mi sono laureato, ho la mia laurea, è stato bello, ho fatto l'esperienza. I video in altri post, le maratone ti cambiano, ti rendono più forte, ti rendono più consapevole. Più maratone fai, più sei vicino al dire: io nella vita posso fare quello che voglio, basta mettersi lì giorno dopo giorno, gestendo le crisi, e alla fine arrivi dove vuoi. Impegniamoci tutti i giorni un pezzettino. E finalmente, guardate, tac, io mi ho attaccato anche
Sono aperte le scommesse tra quanto questi quadri cadranno. Comunque è una gara bagnata, per noi doveva essere anche tutto sommato in linea con quello per il quale siamo abituati. Beh, oddio, avvocato, aspetta, c'è abbastanza in linea, nel senso che correre con il freddo, così il nostro corpo è abituato. Però 42 km sotto la pioggia pesantini, Cioè, anche perché qua a casa se hai l'allenamento, se è così forte non vai e basta. Vero. A prescindere, perché sennò sembra solo che sia una cosa brutta. È stata una gara secondo me stupenda. Cioè, soffrivo tantissimo, comunque ho un feedback super positivo sulla gara. Onestamente io consiglio, tu anche? Sì, secondo me anche, fatta con tipo con il sole così, deve essere una festa veramente. Anche perché ti trovi fin dai giorni prima la città completamente in festa. Sì. Dal miglio singolo che fai canato a tutta birra alla maratona. Lì in mezzo c'hai la 6 km, la 10, la 21, un sacco di cose, gare per i bambini ed è secondo me gestita strabene. Ad esempio quando siamo corsi in quella parte della piazza dove c'era il coro che cantava. No, vabbè, quello lì è stato penso tipo il chilometro più bello della mia vita, da sempre. Sì, è stata una cosa incredibile. Tra l'altro passavi sia l'andata che il ritorno da lì e c'era sto coro, non so quante persone c'erano, un botto. Porco bigio, venerdì 23 e sono già le 3:30 e non si riesce a capire perché c'è sempre casino. Cioè guardi fuori e dici vabbè sono nel bosco e robe che suonano, allarmi, flessibile. Basta, che è venerdì, basta, andate a casa. Cosa? Sei arrivata? 2 ore e mezza? 1 ora e mezza? Sei venuta a piedi? Facevo prima piedi. Pensa che sto montando il video in cui ci lasciano 14 ore sul volo. Mentre invece la tua gara com'è andata? Abbiamo parlato un po' della mia e non della tua. È andata. L'ho corsa dall'inizio alla fine con il nostro buon vecchio Henrik. Devo dire essere un compagno di corsa molto molto giusto. Ma è proprio un amico in generale, Sì, cioè sì. Queste cose ci hanno legato tanto. No, è vero. Se io dovessi tipo consigliare a qualcuno una persona con cui correre, cioè sarebbe Henrik. La corsa lega tanto perché vivi delle emozioni molto enfatizzate, però è anche vero che devi avere le persone accanto con il quale puoi condividerle. Cioè ci siamo accompagnati a vicenda, sono stati dei momenti in cui lui non si sentiva benissimo, quindi magari abbiamo dovuto rallentare o comunque gestire tutta la situazione. Come poi ci sono stati dei momenti in cui mi sono dovuta fermare io perché ho avuto delle fitte qua. Cioè tutto questo senza la minima pressione o il minimo pensiero di pensare di fare un torto all'altro, ma veramente proprio sostenendoci dall'inizio alla fine. Che sembra una cosa scontata, ma fidatevi che assolutamente no, esperienze personali raccontano o ti legano tanto o vabbè, chiusa questa parentesi, sì. Ma ho imparato una cosa veramente ed è che si può correre una maratona senza sbattere contro il muro. Cos'è il muro? Per chi non lo conoscesse, è un cedimento mentale, fisico abbastanza importante. Vabbè, allora è un po' più complicato di così. Lei ha letto il libro di Simone. È un po' più complicato a livello proprio di sensazione, è molto peggio perché tu ti senti completamente sfinito, la tua testa non collabora, il corpo sta andando alla deriva più totale, quindi è un po' complicato. Sì, è scientificamente provato che in realtà si è semplicemente dovuto esaurirsi delle risorse. È un giorno triste per tutti noi. Immagino voi abbiate capito perché siamo fermi in questo punto. Ragazzi, sono spariti gli occhiali portinai. Colazione. Senti, quando sei bambino ti dicono mangia sul tavolo. Buongiorno, sabato 24 maggio. Come già annunciato da Mo, stiamo andando a fare una cosa che segnerà per sempre la nostra vita sociale. Gente, benvenuti a Cycle Store, paradiso della bicicletta. Perché sì, signori, siamo venuti qua a vedere le bici. Carino. Dando un'occhiata, ovviamente siamo resi conto di non sapere niente. Adesso stiamo guardando e tra un po' chiederemo. Stiamo facendo questa cosa. Fidano di noi, se la fanno provare. Notate la tensione su quel quando è quotato, che buono. I don't think I will go too far with this one. Il dado è tratto. Sveglia di oggi alle
11:30 stamattina con Cristina che è andata a dormire approssimativamente alle 10 ieri sera, ma anche prima dormiva già sul divano. Voi mi sapete dire? Oggi hai dormito mezz'ora. Davvero? Io sono stanca e non dormo. Cosa? No, il collo, no. No. Ah, censura. Sai come si chiamano? Si chiamano 30 anni. C'è il premio come miglior capelli 2025, Cristina. Domenica 25 maggio e sto andando a prendere le briochine per fare colazione. Puntata di Valdo di Black Mirror. Molto più attuale adesso di una volta. Sono super brutta. Quindi Cristina's Running, progetti futuri, vi diamo qualche spoilerino. Vabbè, allora nel frattempo facciamo la maratona di Valencia. Ah, così proprio quello. Ci vediamo settimana prossima per una nuova ed esilarante settimana. Grazie raga, basta. Grazie mille. Ciao!